mia storia è molto semplice. Da ragazzo avevo la passione della musica e della chitarra fin da bambino. Mio fratello, che ha 11 anni più grande di me, aveva una collezione di vinili e io, mentre lui andava a lavorare, glieli rubavo e mettevo sul giradischi e ascoltavo la musica. Per me era una fonte di piacere. E poi cominciai a suonare la chitarra verso i 17-18 anni e ebbi un incidente. E sul lavoro mi sono tagliato un dito e questo dito non mi permise più di suonare la chitarra e piansi 5 giorni senza mai smettere e poi dissi addio alla musica, alla musica intesa suonata, perché eravamo, sai quando sei ragazzo, è il gruppo degli amici e ti viene in mente l'idea facciamo una band. Allora te che suoni? Io voglio la batteria, io voglio il piano, io prendo la chitarra. E cominci a suonare con un maestro per poi riunirti insieme in questo gruppo che è l'amicizia, è il bello di stare insieme. E questo sogno venne interrotto da questo incidente. E 20 anni dopo mi sono svegliato di notte, ho fatto diversi lavori nel frattempo, ho sempre evitato gli strumenti a corda perché erano una sofferenza. E 20 anni dopo mi sono svegliato di notte e ho detto alla mia ex domani costruisco una chitarra, così. Sai quando ti svegli di notte e dici una frase? Quella è stata. Ti svegli e dici domani costruisco una chitarra. E non mi sono riaddormentato, non è stato un vagito così. Ho detto alla mia ex domani costruisco una chitarra e lei dolcemente sono le 3, dormi, non rompere i coglioni. Cioè questo è stato la cosa. Di lì ho cominciato a costruire la mia prima chitarra comprando un libro da un liutaio napoletano e tutt'oggi ogni tanto prendo questo libro e trovo lì sopra delle verità. Ecco, questo napoletano aveva fatto un libro molto bello e molto accurato nella costruzione degli strumenti. E io ho fatto il mio primo strumento poi senza trovare nessuna difficoltà, dall'inizio alla fine, perché ho avuto un'esperienza nella verniciatura, ho avuto un'esperienza nel legno, nel fare il fabbro, nella meccanica, nel design. E tutte queste cose mi hanno portato poi a finire questo strumento fino a fare il circuito, come avete visto poco fa. Mi ricordo che quella sera in quel piccolo laboratorio era grande e io per prendere tutto mi giravo intorno, non avevo spazio di camminare, era un piccolo quadrato e io avevo tutti gli strumenti intorno, facevo una cosa qui, una cosa qui, una cosa qui, una cosa dietro e giravo. E mentre saldavo mi cascò il saldatore sulla mano, che sono 380 gradi. Mi cascò sulla mano e io non sentivo niente. Avevo tanta adrenalina dentro per aspettare il momento del primo vagito, come ti ho raccontato prima, che non ho sentito niente. Ho sentito puzzo di strinato e l'ho rimesso là. Questa parte qui era tutta nera e rossa, bruciata. Non sentivo niente. Ho attaccato tutto, ho guardato tutto, ho preso il cavo, l'ho attaccato all'amplificatore e quello è stato un momento indimenticabile. Uno perché da 20 anni non prendevo una chitarra e non ci facevo un accordo. E due perché era il mio primo nato, il mio primogenito. E mi ricordo che quando feci questo accordo, mezzo stonato, non mi fregava un cazzo, mi misi a piangere come un bambino piccolo. E quello è stato uno dei momenti che ho pianto di felicità, ricordandomi il pianto della tragedia invece. Questo dito è stato per 20 anni il mio più grande problema, da quella notte è stata la mia fortuna, diventare un bravo liutaio invece di un mediocre chitarrista o scarso. È sempre il mio modo di essere protagonista nella musica, in un'altra maniera. E la musica non mi ha mai abbandonato neanche nel corso degli anni in cui non suonavo gli strumenti. Io ascolto un album che si chiama Alchemy, The Dire Straits, è fatto di 2 CD, 2 vinili, quello che era una volta. E il primo di questi vinili è la colonna sonora della mia vita, è quel disco che mi ha aiutato tanto nella vita, che
mi aiuta tutt'oggi nei momenti più difficili, quando incontro un problema che è molto grave o molto difficile da risolvere, se metto quello lo risolvo con la serenità. Quello è un disco che mi entra nell'anima e che mi dice va tutto bene. E mi auguro spero che tante persone abbiano la loro colonna sonora e che riescano a averne così tanto beneficio, ecco. Io sono andato a Minneapolis a registrare un disco facevo anche il manager di musicisti in quegli anni, e quando siamo andati nello studio era invitato a suonare sul disco di questo ragazzo, invitato da Michael Baker, che era il batterista e il direttore musicale di Whitney Houston. È stato invitato Cory Wong a suonare sul disco di questo Dan Mudd. Quando Cory Wong vide la mia prima baritona, quella baritona che ci ha fatto diventare famosi, gli dissi: mi fai qualche video? E lui disse: non c'è problema, ne sto già facendo. E dopo un po' di tempo Cory mi manda un messaggio e mi dice: guarda, su Facebook c'è il primo video. E il primo video era il video della nascita dei Fearless Flyers. E questo video aveva fatto nel giro di 20 minuti 3 milioni e mezzo di visualizzazioni. È stato la creazione di questa band è stata una delle cose più importanti nella musica funk degli ultimi 10 anni. E erano 3 strumenti, una chitarra di Cory Wong, la baritona suonata da Mark Lettieri e il basso suonato da Joe Dart, e alla batteria c'era Nate Smith. Ora, io ero un grande fan degli Snarky Puppy, che è questa band americana che fa soul, jazz, funk, eccetera, eccetera. E dopo il release di questo video, dopo una settimana mi chiama un numero americano, io rispondo, stavo guidando la macchina, e mi dice: ciao Bruno, I'm Mark Lettieri. E gli rispondo: ciao, I'm the Pope. E gli attaccai il telefono in faccia. Chi sarà quell'imbecille che mi fa uno scherzo? Lui mi chiama: hey man, I'm really Mark Lettieri. You don't believe I'm the Pope? It's your problem. E richiusi un'altra volta. La terza volta mi fece una videochiamata e mica, quando vidi che era lui, bloccai tutto, bloccai la macchina nel mezzo alla strada, non ci capivo più niente. Insomma, ho visto la tua baritona, ho provata con i Fearless Flyers, me ne fai una? E io non sapevo che dire, voglio dire, era uno dei miei idoli. Va bene, sicché cominciai a costruire questa baritona, e la conclusione di questo punto clou era che la baritona gliela dovevo consegnare a Roma al Parco della Musica. Quindi parto da Pordenone, perché era a Pordenone a fare una masterclass durante il Pordenone Blues Festival, e per la strada mando un messaggio a Mark chiedendo se Michael League, il band leader degli Snarky Puppy, il bassista, avrebbe potuto suonare i miei bassi o provare i miei bassi. E lui mi ha detto sì, ha detto di sì, e poi 5 minuti dopo è arrivato un altro messaggio che diceva: ha detto di sì, ma non ti fare aspettative, lui ha anche troppi bassi, quindi sai, un riscaldamento e un raffreddamento. E poi chiamai un amico che li conosceva bene e lui mi disse: ma non sta a portargli niente, tanto lui suona il suo Fender, ormai è fissato con quello, perdi tempo. Ma quando hai un obiettivo, qualsiasi cosa ti si mette davanti, ci devi battere da fronte te, non ti devi far convincere dai vari step che ci sono nel percorso. Infatti anche ascoltare esterni a volte rischia di portarti fuori. Servono, ma sei soddisfatto solo quando ci hai battuto la testa te. E andai a Roma, Michael prese questo basso, lo provò sul palco con una jam session
dopo il soundcheck con Mark Lettieri, e ero lì, il mio cervello era andato completamente in pappa, non capivo più niente. E a un certo punto Michael viene da me in fondo al palco e mi fa: Bruno, can I play your bass tonight? Sai quando non c'hai voce, non c'è una parola? Facevo solo così con la testa perché non potevo dire niente. E quello è stato, diciamo, uno dei momenti, quel frangente è stato uno dei momenti più belli della mia vita, ecco. Cioè, più belli, uno dei più importanti della mia vita. E invece quello più brutto è stato avere l'ossessione, ma non è questa la cosa brutta. La cosa brutta è che una volta che hai la vocazione, una volta che hai l'ossessione, una volta che hai la passione per fare una cosa, è difficile avere qualcuno vicino a te che lo accetti o che lo capisca. E io con questa mia ossessione ci ho distrutto una famiglia, nel senso che la mia ex mi ha chiesto il divorzio, ci siamo separati e il momento più brutto era uscire da quella casa, trovare un posto senza soldi e senza speranze, nel momento poi che il Covid è arrivato, quindi ti trovi a dire: faccio un lavoro la mattina, prendo 1.200 euro al mese, ci pago l'affitto, il gasolio e qualcosa da mangiare. Se lavoro lì tutto il giorno ne prendo 1.400, ma cosa mi cambia della vita? Da prendere 1.200 o 1.400, perché facevo 6 ore, ecco. E quindi durante il Covid non sapevo più se continuare questo lavoro e andare a lavorare come dipendente fisso ormai per il resto della vita oppure no. E invece lì c'è stato qualcosa che mi ha spinto a dire: non è ancora finita. E quindi ho restaurato quel posto nuovo dove sei stata ieri sera, che è casa mia, ho fatto il mio laboratorio e ho lavorato ancora in quell'officina per 6 mesi e poi con 11 euro sul conto corrente, un affitto da pagare, una macchina da mantenere, 2 figli da mantenere e tutte le spese che ci sono dalla mattina alla sera, ho deciso di non andare più a avere lo stipendio fisso, a lavorare. Ho detto: o lo faccio o non lo faccio. E ho detto: lo faccio. E di lì è cambiato tutto, guarda dove siamo, insomma. Ma senza rischio non c'è impresa, senza rischio non c'è adrenalina, senza rischio non c'è vita. È una cosa che pochi capiscono, che pochi hanno. Io dico sempre: se io tornassi indietro lo rifarei, ma certo che lo rifarei. Con la certezza che le cose possano non andare è lo stesso. Cosa c'è di più forte di avere una convinzione e portarla al termine? Lo so bene. Ti capisco. Lo so bene, ma io sono ancora sulla fase un po' più indietro. Ma certo. Va bene, non sei all'inizio, sei molto avanti. L'importante è viversi le cose con passione. Non è importante il come ci arrivi e il quando ci arrivi, è importante che tu ci arrivi. Abbiamo inaugurato questo posto il 14 giugno di quest'anno e sono venuti persone dall'America, sono venute persone dall'Olanda, dalla Germania, dalla Spagna, alla mia festa di compleanno che era anche il giorno di inaugurazione, i miei primi 50 anni. Auguri in ritardo. Grazie. E la sorpresa è stata vedere chi ha visto questo posto all'inizio e incredulo di vedere questo posto finito in un breve tempo. È stato bello perché quando ci sei dentro le cose, che le fai, le costruisci, non ti rendi conto di dove eri e di dove sei. È difficilissimo, dall'esterno è molto più facile. Mi ricordo quando abbiamo finito tutto, ho detto a Tommaso, il mio socio, era sabato mattina, era tutto pulito e gli ho detto: ma Tommaso, ci veniamo a vivere o ci veniamo a lavorare? Perché abbiamo fatto un posto che è talmente bello che io ci verrei anche a vivere, ci siamo fatti una bella risata. Per me è fondamentale l'ambiente, quando lavori
nelle arti, e non parlo solo di costruzione di strumenti, posso parlare di pittura, di scultura. Secondo me è fondamentale averci l'ambiente, l'ambiente che ti fa respirare bene, l'ambiente che ti fa vivere i momenti Anche di difficile, arte. Io ti parlo È una proprio di ricerca. ambiente strutturale, eh. Il rapporto con le persone è ancora un mistero per me, quindi Guarda, adesso ti faccio un giochino. vai. Do, re, mi, fa. E c'è Sol. Chi è e cos'è Sol? E perché Sol? Sol è è la mia cagnolina, è la mia compagna fedele. È un animale giocoso, un animale felice, è un animale come l'accordo di Sol per la chitarra, è l'accordo più allegro, più felice, più bello. Ecco perché le ho messe insieme, ecco. Rispecchia per me il Sol della chitarra l'anima di Sol del mio cane, che è la mia ombra, ecco. Poi è nera, quindi viene bene anche come ombra. Per dirla tutta, per far parte della Bacci, intanto bisogna credere nel progetto. Non è né un discorso di soldi, non è né un discorso di occupazione, pensione, eccetera, eccetera. Quando si entra qui bisogna credere nel progetto. Una volta che hai capito, sei in grado di far parte del progetto e contribuisci al progetto, sei parte della famiglia, sei parte della Bacci, ecco. Chiamarla famiglia sembra mafioso. No, vabbè, alla fine diventa una famiglia. Sì, in Perché realtà se ci sì. sono le basi, il rispetto e quelle cose. E hai visto un po' anche come siamo... Cioè, io mi sono sentita a casa Ah, ieri. sì, ma questo è il mio modus operandi di accogliere le persone e di collaborarci. A parte che vorrei sottolineare che il nostro ragazzo qua ha una vena culinaria non indifferente, è veramente bravo a cucinare. La Grazie. ricerca del prodotto ci dicono che qua aiutai. Eh sì, conosco tanti liutai che gli piace cucinare. Deve essere una... Fai anche taglieri, vero? Faccio anche taglieri, sì. Taglieri a forma di chitarra, No. li faccio perché quando mi avanza un po' di legno, invece di buttarlo via, cerco di recuperarlo, ecco. Beh, bello. E te fai conto che col legno che avanza degli aceri del pero o dell'alder ci affumi con le carni. E con la segatura che facciamo ci faccio bricchetti, ci riscaldo Vabbè. la casa. Cioè non c'è un uso improprio del legno, c'è l'uso del legno dall'inizio alla fine, ecco. È una domanda che mi piace solo capire, ma qual è il profumo del legno che più apprezzi? Sia per utilizzarlo in cucina, Il cipresso. da utilizzare anche in cucina? Due domande, una ad olfatto e una per la cucina. Per la Sai cucina, la nel senso per cucinare, Sai? il cipresso per il profumo. Quando mi capita di lavorare il cipresso qui dentro ci viene un profumo che è impressionante. Invece nella cucina penso l'acero. L'acero è quello, anzi, scusami, l'olivo. Nella cucina l'olivo è quello più buono di tutti. È quello che ti dà quella punta di amaro, ma anche quel gusto che gli altri legni non hanno, ecco. Beh, mi aspetti un secondo? Io vado a prendere una cosa e arrivo Va subito. bene? Allora, io non lo so quale ti piace, rosso baci, blu, non lo so, quello che funziona meglio. Questo funziona bene. Scelta tua dove vuoi. Rosso passione. Rosso passione. Grandezza che desidera, caro? La firma dell'artista? Girati. Da Gap. No. Qui, guarda. Poi ti firmo io. Allora, che non va neanche bene col firma.
È l'incipit del primo tatuaggio che mi farò. Top! È stato molto bello. È stato un piacere. Grazie a voi, è stata Ci hai dato un'opportunità incredibile. una bella giornata e complimenti Gemma, hai delle mani d'oro. Hai delle mani d'oro e sei in grado di fare tante cose. Ricordati però che hai l'arte del tatuaggio nelle mani, questa cosa non la dimenticare mai. Ciao ragazzi, stay tuned. Yeah!